detto di una prestazione positiva perché io la prova dell'Atalanta la considero buona, assolutamente sì, ma arriva il quinto pareggio consecutivo e qualcuno dirà, ma l'Atalanta stasera giocava contro il Milan, certamente sì, ma io ogni volta denoto una certa leggerezza, è una leggerezza che poi ogni volta riscontro anche nelle parole di Juric, lato comunicativo, no? E quindi secondo me tutto ciò non è figlio del caso, nella maniera più assoluta. E poi il discorso è sempre quello, come collochiamo l'Atalanta in questo campionato? Una squadra da metà classifica? Io rinuncio, o più che rinunciare, rifiuto questo pensiero. Penso allo stesso Lookman. Ragazzi, Lookman è un giocatore che fa la differenza, è uno di quei giocatori che farebbe la differenza in qualsiasi squadra della nostra Serie A, dall'ultima alla prima. Assolutamente. E Lookman ce l'ha l'Atalanta, ma io non vorrei citare neanche i titolari, partirei dalle riserve quest'oggi. Samardzic, Scamacca, Kristovic, Kolasinac, oppure anche qualche giocatore infortunato. Scalvini, aiutatemi voi perché poi ce ne sono talmente tanti che fai fatica anche a enumerarli. E quindi io voglio essere duro perché l'Atalanta ha dato così tanto, almeno a me dal punto di vista da appassionato, che poi no, io non me la sento di ridimensionarla. E se non la dobbiamo ridimensionare, dobbiamo dire che può fare di più l'Atalanta. Di certo può raccogliere di più e essere meno inconcludente sotto tanti aspetti. Poi ribadisco, la prova di oggi è buona, forse stasera non è neanche la serata adatta per attaccarla, tra virgolette, ecco. Però ribadisco, adesso i risultati stanno trovando una sua logica e l'Atalanta deve rigettarla questa logica. Arriva un'altra frenata per il Milan, e qui non vado sui risultati, vado ancora una volta sulle prestazioni. Sono tre partite che il Milan sta facendo male. Se avevamo detto questa è una squadra che se valutiamo giocando una partita a settimana per come ha trovato equilibrio, per i colpi, per alcuni giocatori e Modric e questo e quell'altro, questa è la squadra che può lottare per lo scudetto. Eravamo arrivati a dire questo, o sbaglio? Vedo le ultime tre partite del Milan e dico mai, mai, mai. Nella maniera più assoluta, nelle ultime tre partite ho visto, o meglio, non ho visto il Milan, non ho visto quella squadra che comunque, oltre a portare a casa i risultati, perché poi si arriva sempre a quello, ma era una squadra che creava, era una squadra che era nella partita, era una squadra che concedeva poco e creava, ribadisco, entrambe le cose. Oggi inteso come, ribadisco, di recente, vedi una squadra che quasi rinuncia a giocare. Ecco, questo poi è un dibattito che dobbiamo adesso imbastire. Rinuncia a giocare. Parliamo. E come se lo facciamo, signori miei? Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like così per rassaziare il palato dell'amico algoritmo, amico un cappero. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E a proposito, domani sapete benissimo si prosegue, no, con la giornata di Serie A. Forse parliamo anche di Spalletti alla Juventus, vediamo. Intanto attivate la campanella, vi ringrazio anche per l'enorme seguito su Facebook, stiamo quasi arrivando a 150.000, numeri importanti e questo ancora una volta voglio rimarcarlo. È solo ed esclusivamente grazie a voi e alla vostra fiducia, al vostro supporto, a tutto il resto. Grazie, prima di ogni cosa, grazie. Sì, il Milan onestamente è vero, anche in questo caso lo ribadisco ogni volta, ci sono delle assenze, quelle assenze pesano, c'è chi riesce in qualche modo ad arginarle, chi un po' meno. In questo momento quella di Rabiot e di Pulisic stanno pesando, però io vedo il Milan giocare e non me la sento di dire che l'assenza di quel giocatore piuttosto dell'altro che fa sì che poi il Milan si abbassa così tanto. Secondo me è proprio quasi una volontà. E questo è il discorso. Io l'ho letta così oggi, per esempio, perché poi il Milan mi sembrava pronti via, molto vivo. Fa gol, trova quel gol con la deviazione. A proposito di leggerezza dell'Atalanta, la leggerezza la leggo anche un po' lì, in queste palle, no? In queste seconde palle, un po' più di, no, sostanza. E Milan dopo, ribadisco, dopo il gol, stop, è finita.
zero, ma proprio zero, ha proprio rinunciato a, non lo so, l'ho vista una squadra schiacciata, una squadra che stava soltanto lì a prenderle e inevitabilmente le prendi e il gol di Lookman è arrivato, un gol strameritato, ma che era inevitabile per come appunto le due squadre si stavano imponendo una sull'altra. Poi ribadisco, non è un caso per quanto mi riguarda che il Milan qualcosina, no, è ritornato un po' a produrre nel momento in cui togli chi? Jimenez se non sbaglio e metti Loftus-Cheek che ti dà, no, un po', ha dato un po' di fisicità, l'ho visto un po' strappare, l'ho visto bene, e attenzione, secondo me se continua così lo vedremo spesso giocare Loftus-Cheek, perché poi da un lato io dico sì, gli attaccanti del Milan stanno facendo male. Uno, in primis perché il Milan ne ha solo uno di attaccante ed è Jimenez. Ancora una volta stasera lo scopriamo. Né Leao, né Nkunku, né Pulisic ovviamente. Non sono delle prime, non ne sono intendo centroavanti, no attaccanti. L'unico centravanti è Jimenez. Che attenzione, non ha fatto bene, ancora una volta, sicuramente, ma se tocchi una, due palle a partita è difficile, è complicato. Leao addirittura non ho mai presa. Ribadisco, paga lui per le altre. Io sono il primo a dire che Leao è ciondolante e magari nell'atteggiamento deve fare meglio. Però se non la tocchi è difficile, se non ci arriva proprio è complicato. E proprio per questo motivo, se il Milan continuerà a proporre questo gioco, questo calcio, secondo me ci vedremo spesso e volentieri Loftus-Cheek. Io la leggo così in questo momento. Vediamo un po'. Io non so, ribadisco, io non so, forse è davvero il Rabiot che gli dà talmente tanto di quell'equilibrio che poi è anche quello che dà qualche strappo in più a centrocampo e magari è lì che si può alzare un po' il Milan. Non lo so onestamente, perché poi sapete benissimo, Allegri lascia molto, no, ai giocatori, no? E loro sono loro che vanno in campo e loro che devono un po' vedersela. Oggi mi è sembrato troppo, ecco, oggi mi è sembrato troppo e così, ribadisco, poi a casa i risultati non li porti. Ritorno sul discorso attaccanti, l'avevamo detto, il Milan aveva bisogno di una vera prima punta, ecco, quando è arrivato un Kunku, un giocatore che sicuramente è colpi, un giocatore che magari in futuro risolverà delle partite, tutto quello che vi pare, ma il Milan continua a mancare una prima punta, senza Jimenez non ha altre punte. Quindi c'è anche qui una rosa che non è proprio completa e vediamo un pochettino. Devo dire che non me dopo l'inizio di stagione non mi aspettavo questo Milan di nuovo così rinunciatario. Oggi ho visto rinunciatario, ribadisco. Poi attenzione, bisogna dare i meriti all'Atalanta che l'ha messo là, intensità, però il Milan non è stato neanche aggressivo. L'ho visto più aggressivo quasi nella parte finale del secondo tempo, metà del secondo tempo, scusate, dove qualche volta l'ha accennata quell'aggressione. Nel primo mai. Secondo me è anche una volontà, eh. Per questo dico, parliamone. Oggi ho rivisto l'Allegri del secondo ciclo alla Juventus. Ho rivisto quella roba là. Vediamo un pochettino e niente, signori miei. Sì, dai, mi sono anche dilungato. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschi.